Immaginate che sgomento quando di colpo i primi uomini videro sparire un astro dal cielo. Il Sole e la Luna all'improvviso non c'erano più. L'eclisse è ancora oggi un fenomeno astronomico a dir poco affascinante. Un corpo celeste si frappone tra altri due, rendendo ad un tratto impossibile la vista di uno di essi. Ma che cos'è veramente un'eclisse? Qual è il significato di questa parola che ama tanto vivere nell'ombra? E perché alcuni oggi chiamano questo fenomeno ottico eclisse ed altri eclissi? Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Oggi sveleremo il significato di quella parola innamorata del buio, eclisse, che gioca a nascondino fra le stelle. E se alla fine conoscerete un po' di più la nostra splendida lingua, allora dai, attivate la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati. Le eclissi si verificano quando le orbite della Terra e della Luna si trovano allineate con la posizione del Sole. L'eclisse di Sole che vediamo dalla Terra non è altro che quell'oscuramento del disco solare causato dal passaggio della Luna in mezzo ai due pianeti. L'eclisse di Luna, invece, si manifesta quando la Terra, illuminata dal Sole, copre in parte o del tutto con la sua ombra la Luna che si trova alle sue spalle. E malgrado le eclissi solari, che possono arrivare a 5 nell'arco dell'anno, siano più frequenti di quelle lunari, che sono al massimo 3, queste ultime sono visibili da quasi tutto l'emisfero rivolto verso la Luna, mentre quelle solari sono visibili solo da una zona molto ristretta dell'emisfero rivolto verso il Sole. Le eclissi totali, in ogni caso, sono eventi molto rari. Ma qual è allora il vero significato di questa parola eclisse che ama così tanto gettare ombra sulla superficie dei corpi celesti? Sempre attenta ai fenomeni della natura, l'antica lingua greca modella la parola, estraendo un sostantivo pieno di sconforto, da un verbo avvezzo a ritirarsi da ogni cosa. Il sostantivo è ecleipsis, che significa abbandono, mancanza, e deriva dal verbo ecleipo, che vuol dire lasciare, abbandonare, e come intransitivo venir meno, mancare, sparire. La parola eclisse si riferisce dunque a un corpo celeste che di colpo vien meno, sparisce, scompare. Dal greco nacque il latino eclipsis e la parola italiana che ne conseguì assunse una forma inee, eclisse come nave da navis, ma anche un'altra più rispettosa della I finale del latino, eclissi. Entrambe oggi possono essere usate indifferentemente. Chi allora oggi fosse così insolitamente fortunato da osservare un'eclisse in mezzo al cielo o eclissi che dir si voglia, ringrazi con fervore l'etimologia di questa parola, che ancora adesso mette in luce il forte senso di abbandono di quell'astro che, offuscato da un corpo che si frappone, inizia a venir meno piano piano, a dissolversi suo malgrado, sino a sparire totalmente dalla vista.